Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come si calcola la distanza fra un punto ed una retta nel piano cartesiano. Nella parte finale del tutorial vediamo poi come si calcola l'equazione della retta passante per due punti in alcuni casi particolari. Cominciamo! Dobbiamo determinare la distanza del punto P di coordinate note x con P, y con P dalla retta R di equazione y uguale a mx più q. La procedura algebrica con cui si ottiene la formula della distanza tra un punto e una retta è abbastanza laboriosa, dunque io riporto solamente il risultato finale. Per chi fosse interessato a ricavarla personalmente, dico solamente i tre passaggi della procedura. Innanzitutto si calcola l'equazione della retta S perpendicolare ad R passante per P. La retta S intersecherà R in un punto H. Successivamente si calcolano le coordinate di H facendo intersezione fra la retta S e la retta R, cioè facendo sistema fra le due equazioni. Infine si trova la distanza fra i punti P e H con la formula della distanza fra due punti nel piano cartesiano. Questa formula, siccome spesso m e q sono frazioni, genera frazioni doppie. Dunque, negli esercizi è meglio scrivere la retta in forma implicita ed applicare un'altra formula, che vi ho riportato qui in basso. Proviamo ora a risolvere un esercizio. Dobbiamo determinare la distanza del punto P di coordinate 1, 5 dalla retta R, la cui equazione in forma implicita è 3x meno 4y meno 8 uguale a 0. Visivamente, dopo aver rappresentato il punto P e la retta R, si tratta di determinare la lunghezza del segmento PH. Siccome l'equazione della retta R è in forma implicita, dobbiamo utilizzare la seconda formula vista in precedenza. Iniziamo dunque a sostituire i dati numerici all'interno di questa formula. Vi faccio notare che nella nostra formula la A, la B e la C si prendono dai coefficienti della retta, mentre la x del punto P e la y del punto P si prendono dalle coordinate del punto. Dunque la A è uguale a più 3, la B è uguale a meno 4 e la C è uguale a meno 8. Mentre la x del punto P è uguale a più 1 e la y del punto P è uguale a più 5. Sostituiamo ora questi 5 dati numerici all'interno della nostra formula. Vi consiglio nelle sostituzioni di mettere i numeri negativi tra parentesi, magari con l'unica eccezione del coefficiente C, poiché quando andiamo a fare dei prodotti bisogna stare molto attenti ai segni. Nel passaggio successivo svolgiamo i prodotti qui a numeratore, stando ben attenti ai segni, e svolgiamo i quadrati a denominatore, ricordando che saranno sempre positivi. Successivamente eseguiamo le somme sia all'interno del modulo che all'interno della radice e infine, siccome nel modulo è presente un termine negativo, il modulo lo rende positivo. Dunque, il modulo di meno 25 è più 25 e la radice di 25 è 5. Semplificando quest'ultima frazione, scopriamo che la distanza tra il punto P e la retta R, cioè la lunghezza del segmento PH, è 5. Come abbiamo visto, anche se la formula può sembrare a prima vista molto complessa, si tratta solo di effettuare delle sostituzioni e di fare dei calcoli stando attenti ai segni. Proviamo ora a calcolare la stessa distanza utilizzando l'altra formula. Per poterla applicare è necessario scrivere l'equazione della retta R in forma esplicita. Ora m è uguale a 3 quarti e q è uguale a meno 2, mentre la x di P e la y di P restano rispettivamente più 1 e più 5. Qui in basso ho sostituito i coefficienti m, q, x con P e y con P nella formula, ottenendo lo stesso risultato visto in precedenza. Come si può notare, questa procedura è leggermente più complessa dal punto di vista del calcolo, poiché ci si presentano frazioni doppie. Questa procedura è più vantaggiosa della precedente solamente nel caso in cui sia m che q siano interi, poiché dobbiamo sostituire solamente 4 coefficienti all'interno della formula, anziché 5.
Però, se volete un consiglio, portate sempre la retta in forma implicita ed applicate la prima formula, che secondo me, nella stragrande maggioranza dei casi, è la più vantaggiosa. Per fare un po' di pratica, ti consiglio di provare a svolgere questi due esercizi. Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni. In questa schermata ti ho riportato le soluzioni di entrambi gli esercizi. Torniamo ora all'equazione della retta passante per due punti ed analizziamo due casi particolari. Dobbiamo determinare l'equazione della retta R passante per i punti A di coordinate 4, 3 e B di coordinate meno 2, 3. Ci accorgiamo subito che i due punti hanno la stessa ordinata, uguale a più 3. Quindi, prima di applicare alla cieca la formula, proviamo a rappresentare graficamente questi due punti. Come si può notare dal grafico, la retta che passa per B e per A è una retta orizzontale, che interseca l'asse y nel punto di ordinata più 3. Dunque la sua equazione è y uguale a più 3. Come si può notare dai calcoli mostrati qui in basso, lo stesso risultato poteva essere ottenuto applicando la formula della retta passante per due punti. Però il procedimento sarebbe stato molto più laborioso. Dunque, quando ci accorgiamo che i due punti hanno la medesima ordinata, l'equazione della retta che passa per essi è data da y uguale all'ordinata in comune, nel nostro caso y uguale a 3. Passiamo ora al vero caso particolare che si incontra quando si risolvono esercizi di questo tipo. Dobbiamo determinare l'equazione della retta R passante per i punti A di coordinate 4, 3 e B di coordinate 4, meno 2. Questa volta i due punti hanno la stessa ascissa, uguale a più 4, e dunque, come si può notare dalla rappresentazione grafica, sono allineati verticalmente e dunque la retta che passa per essi, che interseca l'asse x nel punto di ascissa x uguale a 4, ha equazione x uguale a 4. In questo caso però l'equazione della retta passante per due punti non ci permette di risolvere il problema, poiché il denominatore della frazione del coefficiente angolare è uguale a 0 e quindi la formula produce un errore. Sappiamo benissimo che il coefficiente angolare non è definito per le rette verticali. Dunque, la formula non è applicabile quando i due punti hanno la stessa ascissa, cioè quando i due punti sono allineati verticalmente. Nella risoluzione degli esercizi, dunque, bisogna fare molta attenzione alle coordinate dei due punti A e B, poiché se i due punti hanno la medesima ascissa, l'unico modo di risolvere il problema è quello di scrivere l'equazione della retta verticale passante per i due punti, cioè x uguale all'ascissa in comune dei due punti, mentre quando i due punti hanno la medesima ordinata, l'equazione della retta passante per due punti funziona, ma i calcoli sono molto laboriosi e dunque è meglio scrivere l'equazione y uguale all'ordinata in comune dei due punti, come abbiamo visto nell'esercizio precedente in cui la soluzione era y uguale a 3. Con questo abbiamo terminato. Dedicherò del tempo in successivi tutorial alla risoluzione di alcuni problemi sulla retta ed all'utilizzo dei software GeoGebra ed Excel come supporto didattico alla risoluzione degli esercizi sulla retta. Nel prossimo tutorial inizieremo a parlare delle coniche, cioè di quelle linee che si ottengono intersecando un piano con una superficie conica rotonda. Vi aspetto! Ciao!